Aiutami a migliorare il canale, fai una piccola donazione tramite PayPal o attraverso il pulsante dei super grazie ed iscriviti al mio canale. Torna come ogni domenica l'appuntamento con Domenica In, il programma condotto da Mara Venier su Rai 1. Da Andrea Rizzoli a Luca Zingaretti, saranno moltissimi gli ospiti di oggi. Tra questi anche Michele Bravi, in studio insieme all'attore Lino Banfi per presentare il cortometraggio Lo ricordo io per te, diretto dallo stesso Michele Bravi. Un progetto che include anche una canzone e un libro dedicato ai suoi nonni e al tema dell'Alzheimer. Michele Bravi nasce a Città di Castello il 19 dicembre 1994, ha 30 anni, e sin da piccolo la musica è la sua passione. Inizia cantando nel coro dei bambini della sua città e studia parallelamente chitarra e pianoforte. Diligente negli studi, si diploma con 100 mentre prende parte ai provini di X Factor 7. Nel 2013 a soli 19 anni entra nel talent di Sky dove viene notato da Tiziano Ferro che per lui scrive L'amore e la felicità, disco d'oro, e che lo porta alla vittoria della 7ª edizione. Nel 2014 arriva la pubblicazione del suo primo album, A piccoli passi. Dopo qualche anno nel 2017 partecipa al Festival di Sanremo nella categoria Big, col brano Il diario degli errori. Classificandosi 4 gradi, nello stesso anno lancia il secondo album, Anime di carta, con cui vince il Best Performance agli MTV Awards 2017 cantando Solo per un po'. Nel 2018 la scalata sembra inarrestabile con il tormentone Nero Bali, in collaborazione con Elodie e Gue Pequeno e con la prima apparizione televisiva nella fiction televisiva La compagnia del cigno. Dopo lo stop dovuto al suo coinvolgimento in un grave incidente stradale, torna nel maggio 2020 in TV partecipando ad Amici Speciali. Pubblica il singolo La vita breve dei Coriandoli e Mantieni il bacio fino a quando, nel gennaio 2021 esce con il terzo album di inediti, La geografia del buio. Nel 2022 è di nuovo al Festival di Sanremo, che rappresenta il suo definitivo ritorno, con Inverno dei fiori, brano che si piazza al 10° posto. Michele Bravi, insieme a Cristiano Malgioglio e Giuseppe Gioffrè, è stato uno dei giudici del serale di Amici 23. Michele Bravi il 22 novembre 2018, a Milano. Viene coinvolto in un incidente stradale che di fatto gli cambia la vita. Era alla guida di un'auto di una società di car sharing. Si stava immettendo in un passo carrabile quando fu coinvolto in un incidente nel quale perse la vita la 58enne Rosanna Colia. Immediatamente si fermò e chiamò i soccorsi. Ma la vittima morì dopo il trasporto d'urgenza in ospedale. A ricostruire quanto accaduto è stato l'avvocato del giovane artista, Manuel Gabrielli. Al momento del sinistro Michele Bravi non stava effettuando inversione ad U, bensì una svolta a sinistra per accedere ad un passo carraio. Inoltre, la moto condotta dalla vittima proveniva da dietro, rispetto al senso di marcia dell'autovettura guidata da Michele e, quindi, alle spalle di quest'ultimo. Al momento dell'impatto, l'auto di Michele aveva superato la riga di mezzeria per circa la sua metà, mentre l'impatto è avvenuto in prossimità della portiera posteriore, lato guidatore. Il cantante, accusato di omicidio stradale, ha patteggiato per 1 anno e 6 mesi di reclusione con sospensione della pena e non menzione nel casellario giudiziale. Ma ovviamente oltre al danno penale ci è stato anche il danno psicologico che ha tenuto il cantante lontano dalle scene per 2 anni. È stato lui stesso a raccontare come il trauma sia stato particolarmente doloroso da superare e abbia dovuto attraversare un percorso psicologico importante. Il cantante ha inoltre confessato di essere riuscito a superare questo periodo grazie agli amici e alla sua famiglia, ma anche attraverso un percorso psicologico basato sulla famosa tecnica dell'EMDR, ovvero la desensibilizzazione e rielaborazione attraverso i movimenti oculari. Nel 2017, a ridosso del Festival di Sanremo, fa coming out su Vanity Fair ammettendo di essere legato ad un regista. Mi sono innamorato. Una storia molto particolare con un ragazzo che fa il regista, molto diverso da me.
È durata 2 anni. Io ho incontrato una persona che mi ha emozionato. Che fosse un ragazzo è del tutto irrilevante. In futuro potrebbe succedermi anche con una ragazza. Nel 2022 rivela di essere impegnato con una persona lontana dal mondo dello spettacolo. Senza tuttavia sbottonarsi oltre.